Riassunti di Daydreamer, Le ali del sogno, che coprono tutta la puntata turca, numero 18. Sanem, sofferente e amareggiata per le parole di Can alla festa, torna a casa piangendo e riesce ad evitare un interrogatorio da parte della madre grazie all'intervento del padre Nihat. Il mattino seguente, mentre Can si sfoga in palestra, Sanem, a colazione, annuncia che non vuole più lavorare in agenzia, ma che riprenderà il lavoro presso il loro negozio. I genitori sono molto preoccupati, acconsentono intuendo che sia successo qualcosa di molto grave. Sanem in negozio è molto triste e viene raggiunta da Ayhan. Mentre le due ragazze stanno parlando, giunge una telefonata di JJ. L'amico le racconta che tutti in agenzia stanno pettegolando su di lei, insinuando di una sua relazione con Fabri, e che quindi deve recarsi subito lì per mettere tutto a tacere. JJ le chiede anche scusa per essere stato lui a dirle che la festa era stata organizzata da Can perché lo aveva sentito mentre Aylin lo riferiva a Guliz. Can assiste alla telefonata e rimane molto colpito da questa rivelazione che conferma le parole dette da Sanem e capisce che Aylin sta tramando qualcosa. Emre, spinto da Aylin, telefona a Leila e le chiede di consegnargli i documenti che la ragazza ha sottratto alla sorella, ma Leila, piena di sensi di colpa, gli dice che non può perché ha tradito Sanem. Leila lo rassicura che non darà i documenti a Sanem, ma che lui deve parlare e raccontare tutto a Can e che deve farlo perché è una persona buona e onesta. Questa conversazione porta Emre a litigare nuovamente con Aylin. Sanem non vuole più mettere piede in agenzia, nonostante ciò che le ha raccontato JJ, ma Ayhan la convince della necessità di andarci per mettere a tacere tutte le chiacchiere su di lei. In agenzia intanto è giunto Fabri che inizia a discutere con Can della serata precedente e Can gli dice chiaramente di essersi infastidito del suo comportamento verso Sanem. Intanto Sanem arriva in agenzia portando con sé il regalo di Fabri e glielo riconsegna davanti a tutti i suoi colleghi, dicendogli del fastidio che gli ha procurato il suo comportamento e ammonendolo che ciò non deve più accadere. Poi, con in mano un foglio con scritte le sue dimissioni, si reca nell'ufficio di Leila, dove per caso trova i documenti che le erano spariti. Sanem capisce tutto e molto triste si rifiuta di ascoltare le giustificazioni di Leila. Quindi si reca nell'ufficio di Can e gli consegna il foglio di dimissioni. Can non gradisce e cerca di replicare, ma Sanem, ferma sulla sua decisione, se ne va. Leila, sopraffatta dai rimorsi per aver sottratto i documenti a Sanem, li consegna a Can, spiegandogli che sono quelli che Sanem gli voleva dare quando era andata a casa sua, ma che lei li aveva presi. Can li legge e apprende della società esistente tra Emre e Aylin e in preda alla rabbia se ne va. Intanto nel quartiere di Mekbe si insidia come presidente assistita da Muzaffer ed inizia ad affrontare tutti i problemi degli abitanti. A casa Aydin, Mekbe è impegnata con il suo lavoro di presidente e Nihat vede sconvolta la sua routine. Infatti la moglie non ha avuto tempo neanche di cucinare. Rassegnato, decide di farlo lui con l'aiuto di Sanem, nonostante siano entrambi totalmente incapaci. Infatti in cucina combinano un sacco di disastri e quando Mekbe se ne accorge si arrabbia e li rimprovera. Emre, in preda ai rimorsi per tutto quello che ha fatto contro il fratello, litiga con Aylin che cerca di tenerlo sotto il suo controllo, ma quando sta per lasciarla arriva Can che come una furia lo affronta accusandolo di aver tradito il padre e di aver usato persone innocenti. Poi gli dice che da quel momento lui non ha più un fratello e di non farsi più vedere. Emre rimane sconvolto dal litigio e Aylin ne approfitta per convincerlo che si può fidare solo di lei. Tornata a casa, Leila va da Sanem e le chiede scusa di nuovo dicendo di aver agito per essersi fidata delle parole di Emre, ma di aver consegnato i documenti a Can e le chiede di perdonarla. Sanem va a fare una passeggiata a lungomare e si ferma sugli scogli dove piange dando sfogo alla sua tristezza. Sopraggiunge anche Can, che come la vede non la raggiunge ma la osserva da lontano. Intanto Muzaffer è stato cacciato di casa dalla madre a causa della collaborazione con Mekbe alle elezioni e si stabilisce quindi a casa di Osman e Ayhan, portando un prevedibile scompiglio.
Il mattino seguente, mentre Sanem sta sistemando il negozio, arriva Gian con la scusa che lei non può licenziarsi perché ha un debito che deve ripagare lavorando in agenzia. Mentre Sanem protesta, iniziano ad arrivare dei clienti e Gian si improvvisa commesso, aiutando Sanem a servirli e combinando qualche pasticcio per inesperienza. Sanem è molto contenta e i due ragazzi lavorano in armonia e complicità. A fine giornata sono molto soddisfatti e Gian dice a Sanem che deve tornare in agenzia perché devono preparare una campagna molto importante e hanno bisogno di lei. Sanem, felice della loro riconciliazione, accetta. Aileen parla con Emre della necessità di rientrare in agenzia e gli chiede di rivolgersi alla madre che detiene le stesse quote del padre e potrebbe cedergliele permettendogli così di far parte nuovamente della società. Emre si rifiuta perché non vuole far sapere alla madre della lite con Gian e dei motivi che l'hanno causata. Allora Aileen, di nascosto, telefona alla madre di Emre e le racconta di una lite tra fratelli e dei problemi dell'agenzia, il tutto causato da una ragazza di nome Sanem. Sanem, dopo aver spiegato ai genitori che torna a lavorare in agenzia per poter pagare il suo debito, vi si reca suscitando lo stupore dei suoi colleghi. In agenzia Deren sta motivando tutti i creativi spiegando l'importanza di riuscire ad ottenere la campagna pubblicitaria della Compass Sport. Sanem porta il tè a Gian e lui le fa vedere il cartellone con la grafica e lo slogan provvisorio che sta preparando per la Compass. Sanem lo boccia subito, sostenendo che lo slogan manda un messaggio negativo e respingente e da qui iniziano a confrontarsi mescolando lavoro e rapporti personali. Alla riunione per la preparazione della campagna pubblicitaria assistono anche i rappresentanti della Compass e tra loro c'è una bellissima ragazza di nome Gamze, che Gian presenta a tutti come una sua vecchia amica. La complicità tra i due ragazzi ingelosisce Sanem, che riesce a stento a nascondere la propria irritazione aiutata dall'amico JJ. A fine riunione Gian porta Gamze a parlare nel suo ufficio tra la curiosità di tutti e Sanem, con la scusa di portare il tè, cerca di intrufolarsi tra loro in tutti i modi. Sanem inizia a parlare e a litigare con la sua voce interiore che con le sue insinuazioni la fanno ingelosire ancora di più. Gian intanto comincia a ricevere continue telefonate da sua madre Uma, ma non risponde e concorda con Deren di andare insieme ad un concerto quella sera stessa. Tutto ciò si svolge davanti a Sanem che, guardando il cellulare di Gian durante un'ennesima chiamata, capisce che le telefonate che Gian riceve sono da parte di sua madre. A fine giornata Sanem fa di tutto per trattenersi in ufficio fino a quando Gian va via e riesce ad entrare in ascensore con lui. Qui, in preda alla gelosia, inizia a premere in continuazione i tasti dell'ascensore per non farlo fermare, ma andare su e giù, e inizia a parlare di Gamze. Gian è irritato e iniziano a discutere del loro rapporto e anche lui preme in continuazione i tasti dell'ascensore fino a quando questo si blocca. Sanem si agita anche perché i loro cellulari non hanno campo e il servizio di allarme non funziona. Intanto Leila parla con Osman del litigio avuto con Sanem e lui le rivela di aver capito che è stata lei a sottrarre i documenti, ma che lei non è il tipo di persona da fare quelle cose e di non permettere all'amore di farla diventare una cattiva persona. Deren aspetta Gian per andare insieme al concerto e non vedendolo arrivare cerca di telefonargli, ma il cellulare risulta irraggiungibile. Gian e Sanem, bloccati in ascensore, si rassegnano ad aspettare il mattino per essere liberati. Dopo diverse schermaglie si rilassano e iniziano a parlare tranquillamente di vari argomenti, fino a quando Gian chiede scusa a Sanem, dicendole di aver saputo la verità sia sui documenti sia sulla festa. Sanem, commossa, inizia a piangere e Gian la consola e poi si avvicina a lei come per baciarla. Con questa scena si conclude la puntata turca numero 18.